Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2023. Vediamo un po', amici. Wow, abbiamo la sacerdotessa, amici dei gemelli. Periodo di intuizione, periodo quando c'è la sacerdotessa di visioni, visualizzazioni, magari anche idee, o semplicemente si tratta di un nuovo percorso di studi per qualcuno, l'avvicinarsi ad una persona mistica, perché no? Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere, e per sapere come unire questi oroscopi trovate una guida sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Ragazzi, partiamo con un 4 di bastoni, la torre, un 3 di bastoni, un 7 di bastoni, abbiamo il matto, il re di bastoni e gli amanti. Iniziamo con un 4 di bastoni e terminiamo con gli amanti, Allora, partiamo da questo 4 di bastoni. È una carta che parla di stabilità, di unione. Molte volte parla anche di matrimoni o di contratti, adesso dipende dalla vostra situazione personale. Però abbiamo anche questa torre e ho la sensazione che in questa relazione stabile o situazione stabile di cui si parla col 4 di bastoni c'è qualche cosa che potrebbe cadere nella terza settimana di luglio, qualche sicurezza. E c'è anche un 3 di bastoni, ho come la sensazione che qualcuno qui abbia anche un po' voglia di fuggire in realtà, di andarsene, di provare altre soluzioni, di trovare altre alternative, insomma. Con questo 7 di bastoni sento anche però che la cosa è faticosa perché è come se foste da soli a voler affrontare questo cambio, magari questo movimento di cui ci parla il 3 di bastoni. Abbiamo poi anche il matto, il re di bastoni e gli innamorati, ma le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ora partiamo dal 4 di bastoni. Giudizio al contrario e 8 di bastoni. C'è qualche comunicazione qui o qualche notizia che potrebbe arrivare di cui voi magari prima ignoravate l'esistenza perché prima il giudizio era il contrario, come se non foste stati in grado di vedere qualche cosa, però è come se arrivasse la notizia e probabilmente è questa notizia che fa scatenare la torre. Andiamo a vedere la torre, il mago e il re di coppe. Mm. Allora, la torre, ragazzi, è sempre una carta di destrutturazione. È una carta che io chiamo di reset, cioè vi dà la possibilità, normalmente sono eventi esterni e normalmente sono eventi che l'universo ci manda per reindrizzarci verso lo scopo della nostra vita, no? Ora prendetelo come vi risuona, però con la carta del mago è come se qui ci fosse veramente la possibilità di riniziare, ricominciare, ehm, di fare un'azione concreta per ottenere quello che voi volete ottenere. La carta del mago è la carta dell'alchimista. L'alchimista è colui che trasmuta l'energia pesante della torre in un'occasione d'oro, in maturità emotiva, in qualche cosa di proficuo per il futuro. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Dieci di spade, 10 di coppe, cavaliere di spade,
Ragazzi, qui con questi due 10 vi dicono che un ciclo ha bisogno di essere concluso, anche con una certa determinazione, direi. È come se, guardate, sento proprio che qualcuno qui ha solo voglia di smettere con la sofferenza. Questo 10 di spade è l'arcano minore della morte. È come se ricalcasse questa sofferenza di cui ci parla la torre. Però, guardate, ho forte la sensazione di che qualcuno qui voglia proprio scappare letteralmente. Sì, ma non perché, cioè, lasciatemi spiegare, come se voleste scappare dalla situazione, ma perché avete bisogno di serenità, non perché non vi interessi la situazione. Andiamo con questo 7 di bastoni. Imperatore e asso di spade, un'altra comunicazione, ragazzi. Allora, può essere che qualcuno qui prenda anche semplicemente la decisione di staccarsi da questo accordo, da questa unione, che faccia effettivamente la comunicazione e che qui ci sia questa rottura per poi ricominciare verso nuovi orizzonti, nuove possibilità, insomma. Il punto è fare la comunicazione, secondo me. Andiamo a vedere il matto, perché il matto di per sé, ragazzi, è una carta molto positiva, è una carta, è uno zero, è una carta di reinizio, è una carta di fiducia ed è anche una carta che vi invita a fare il salto, appunto, ad avere fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità, ma anche in quello che è il disegno dell'universo. Andiamo a vederlo. Asso di coppe e carro. È come se questo matto vi dicesse che le cose, i movimenti potrebbero essere dati dall'impulso del momento. Cioè, quando siamo arrabbiati si tende sempre a, diciamo, prendere decisioni poco sagge, o quando si è tristi, o anche quando si è troppo felici, cioè quando ci sono questi picchi emotivi è il momento più sbagliato per prendere delle decisioni, fondamentalmente. E quello che vi dicono un po' qui è: fate attenzione, dovete seguire il cuore più che l'impulso di reazione del momento. E anche avendo la carta del carro, è come se vi dicessero: cercate di dare prima una direzione, non perché il matto è, come vi posso dire, energia sparsa, ok? È l'impulso che va senza una meta. E invece qui, avendo il carro, è un po' proprio quello che vi dicono, avete anche il re di bastoni. Cercate di dominare questo nuovo inizio, controllate voi la vostra realtà, non lasciate che sia la realtà che controlli voi. Andiamo a vedere il re di bastoni. Sei di bastoni. E 9 di bastoni al contrario. Ragazzi, è proprio quello, c'è da erigere delle barriere, dei confini per riuscire ad arrivare al successo e dominare tutta questa nuova situazione che si presenterà alla fine di luglio. Ripeto, per qualcuno è la rottura di un contratto, può essere lavorativo, può anche essere una convivenza o di matrimonio, ma perché qui c'è il Papa, scusate, è un Papa, non è un imperatore. Però al di là di quello, sento che è vostra la decisione per molti versi. Per qualcun altro invece no, è una decisione subita, ricevuta da parte di qualcun altro. È come se, guardate, avendo un 4 di, perché poi abbiamo anche gli amanti a fine lettura, avendo un 4 di bastoni, se fosse una relazione romantica, ipotesi, è come se voi a un certo punto diceste no, basta, adesso non voglio più farmi fregare, tra virgolette. Adesso voglio realizzare il tipo di relazione ideale. E vi dico che se così fosse,
potrebbe arrivare anche questo re di bastoni, ma avete bisogno di mettere le vostre barriere, di non essere così aperti, impulsivi, propulsivi come il matto, ma dare una direzione. Che cos'è in allineamento con voi? Diciamo nella normalità, non in quel momento di picco euforico o di down euforico. Andiamo a vedere gli amanti, perché comunque gli amanti è una carta che parla di amor proprio, di equilibrio, anche di innamoramento. E se fosse una questione lavorativa, parla di equilibrio a livello lavorativo, di armonia, di qualche cosa di proficuo comunque. Abbiamo un 7 di bastoni che avevamo già qui comunque. E la carta della giustizia, che è un'altra carta che parla di contratti. Ragazzi, è come se qui dovessero essere aggiustate le cose per certi versi. E qui con la giustizia arriviamo all'equilibrio. Abbiamo anche la carta degli amanti. Dovete imparare a difendere il vostro territorio. Dovete imparare a girare questo giudizio al dritto, sfruttare tutte le doti di cui vi parla la sacerdotessa, che sono le doti di canalizzazione. Fate molta attenzione in questo periodo ai sogni che state facendo, perché normalmente il subconscio parla attraverso i sogni. Va bene, se state aspettando qualche firma, qualche questione burocratica e magari la torre in questo caso è solo il ok, pensavo mi arrivasse oggi e invece la mia certezza di avere quella cosa in mano lì alla metà luglio casca, ma ce l'avrete in mano a fine luglio, quindi anche lì la torre ognuno di voi la applica e la propria realtà non è sempre così catastrofica, eh. È un crollo dell'ego, un crollo delle certezze, diciamo così. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuole consigliare ancora. Ragazzi, vi ricordo che le letture del secondo semestre 2023 sono già uscite, sono già online, le trovate nella playlist del canale nell'oroscopo annuale e stagionale e vi ricordo anche che c'è un'offerta e che è valida fino al 31 di luglio. Se volete sapere qual è la promozione attiva, potete ascoltare l'oroscopo dell'amore e degli affetti del secondo semestre 2023. Allora, qui ragazzi abbiamo possibilità, partecipazione e fioritura. Cioè, è proprio leggendole in successione, è come se il partecipare a qualche cosa vi dà la possibilità di fiorire, oppure datevi la possibilità di partecipare a qualche cosa per poi fiorire. Qui vedo la fioritura, eh. Qui abbiamo anche un 6 di bastoni, non dimentichiamo che è la carta del successo, del riconoscimento, della notorietà anche per qualcuno. E poi questa carta è una regina di denari. Quindi ragazzi, anche se fosse una questione lavorativa, c'è questa prosperità, questa abbondanza, questa firma di contratto alla fine del periodo, alla fine di luglio. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona, perché è interessante poi leggerli. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere un ultimo consiglio. Carta numero 5, orfani, e questa carta nello specifico io la sento molto collegata con il 5 di pentacoli. Qui ragazzi avete 2 volte il 7 di bastoni, che è la carta di chi lotta da solo. Vi sento un po' in solitaria, diciamo così, un po' abbandonati letteralmente. Come se vi sentiste abbandonati anche un po' dal destino, dall'universo certe volte, però guardate, anche la giustizia, si parla di giustizia divina. Quando noi, il nostro ego vuole giustizia perché ci è stato fatto un torto, non è detto che la giustizia, che è giusta per il più bene alto di tutte le persone coinvolte nella situazione, sia esattamente il tipo di giustizia che noi ci aspettiamo, il tipo di rivalsa, il tipo di rivincita, per non chiamarla vendetta, ok? Quindi la giustizia si dice che
colpisca in modo ingiusto a volte, ma è solo apparentemente ingiusto, perché poi magari dopo un po' ci rendiamo conto che è andata meglio così. Un aiuto. Carta numero 34. Questa carta fa riferimento a chiedere aiuto, nello specifico alla madre, però potrebbe anche essere appunto, visto che qui abbiamo la sacerdotessa, una persona, una zia, una persona, un terapeuta, una nutrizionista, un, come si chiama? Non mi viene il termine adesso. Comunque, una persona che possa in qualche modo aiutarvi ehm, a non sentirvi più orfani, non nel senso che questa persona, diciamo così, ehm, colma il vostro bisogno, ma questa persona vi aiuterà a capire come colmare da soli questo bisogno, ok? Poi comunque ragazzi, la carta numero 34 vi dice anche che nel momento in cui voi avete bisogno di un sostegno, di chiederlo, semplicemente. Tenete presente che qui partecipazione vuol dire far parte di un gruppo grande, grosso. È un po' come se vi ricordassero che tutti siamo uno, che non siete mai da soli, c'è la giustizia, si parla di giustizia divina, quindi molte volte si parla di angeli custodi, anche la carta degli amanti è raffigurata con un angelo, quindi in qualche modo vi fanno sapere di non preoccuparvi, che nonostante quello che potrebbe apparentemente sembrare ingiusto, diciamo verso metà mese, a fine mese cambierà, ok? Bene amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Scrivetemi appunto nei commenti come vi risuona. Potete anche mettere like, iscrivervi, condividere. Se volete supportare attivamente il canale potete anche fare una donazione o abbonarvi al canale. L'abbonamento è diviso in due fasce. La prima fascia di prezzo, che è quella più bassa, è semplicemente un sostegno, mentre la fascia di prezzo più alta vi dà accesso ai video di crescita spirituale. Ehm, Ripeto, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!